Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, cancro, e le tendenze energetiche sorpresive del prossimo trimestre. Che sorpresa potrebbe arrivare nel prossimo trimestre? Ok, due carte ragazzi. Giudizio e ruota della fortuna. Ma che belle carte. Il giudizio è un momento di presa di consapevolezza, è un momento di risveglio, è un momento anche dove potrebbe semplicemente arrivare una notizia che ho come la sensazione possa cambiare un attimino la vostra vita con la ruota della fortuna. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia per il prossimo trimestre. La lettura è atemporale, quindi da quando vedete il video calcolate 3 mesi. Partiamo con la carta dell'appeso. Fante di spade. Abbiamo un re di denari, mondo, torre. Scusate, diavolo, non è la torre. Io credo, scusate, io credo che l'appeso sia riferito al giudizio, ovvero il fatto di vedere le cose da un'altra prospettiva. È come se vi desse la possibilità di vedere, diciamo, il disegno più grande, un punto di vista più grande. Qui abbiamo ancora il 4 di spade e un 6 di coppe, ragazzi. Quindi sento che la carta dell'appeso indica un momento o di stand-by o di fermo, è come se ci fosse il bisogno di guardare le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vederlo. Allora abbiamo un 3 di spade e la forza. Il 3 di spade di solito fa riferimento a una sofferenza, una ferita che è ancora aperta. Io credo che qui ci sia, perché vedo anche quelle dopo, probabilmente una situazione, una relazione, un momento particolare della vostra vita che a voi sembra in stand-by, magari a causa di una sofferenza, a causa del fatto che abbiate sacrificato tanto per il passato o per quello che avete nella vostra vita in generale, potrebbe essere proprio una sofferenza generale che avete dovuto vivere nella vostra vita. Però qui avete anche la forza, che è come un invito ad aprirvi comunque al nuovo. La forza è una carta che parla di coraggio, è come se vi invitassero a trovare il coraggio per andare avanti. Andiamo a vedere il fante di spade. Ruota della fortuna, wow! E cavaliere di coppe. Scusate, torno un attimo indietro, voglio specificare questo 3 di spade. Io credo che qui ci sia l'una.
Un cambio piuttosto importante nella vostra vita nei prossimi 3 mesi, devo dire, e credo che sarà proprio perché inizierete a vedere una certa situazione o una certa persona in modo diverso. Può anche essere che questa persona arrivi con una comunicazione importante da farvi, un qualche cosa che finalmente da come il là a qualche cosa altro. Qui abbiamo di nuovo la ruota della fortuna, quindi è come se questa comunicazione potesse cambiare le sorti della vostra vita, mi viene da dire. Però considerate che avete la luna qui e si potrebbe parlare sì di persone che ritornano dal passato, ragazzi, per qualcuno è una comunicazione che arriva, una proposta ehm, di qualcuno che avete già conosciuto in passato. Non mi è chiaro se sia una situazione romantica piuttosto che lavorativa, può anche essere un vecchio datore di lavoro, per esempio. Ognuno di voi adatti la lettura alla propria realtà perché siete tanti. Andiamo a vedere un attimo il re di denari. 6 di coppe che avete già qui alla fine. E asso di pentacoli. C'è un inizio, ragazzi, c'è un inizio concreto. Io sento la ruota della fortuna, ricordatevi che è un 10. I 10 sono le carte di chiusura e inizio ciclo. Ne avete ben due e avete un asso di denari che è fatto a ruota anche lui. C'è un nuovo inizio. Può esserci anche del denaro che arriva. Ehm, Può essere denaro che arriva da parte di qualcuno, da parte di qualcuno che conoscete da tempo, da parte di un vostro superiore, da parte semplicemente di una persona che vuole aiutarvi. Potrebbe essere anche un'offerta di un nuovo lavoro, ipotesi, considerato che vedo come un cambio qui, no? Anche qui c'è il mondo, è una carta di chiusura. Andiamo a vederlo. 7 di pentacoli. Giudizio nuovamente e cavaliere di bastoni. Sì, ragazzi, tutto mi dice che qualcuno da lontano, e potrebbe essere un lontano nel tempo, un lontano geografico, però tutto mi dice che qualcuno potrebbe farsi vivo. Ehm, Non nego che potrebbe anche essere divertente effettivamente per qualcuno. E magari è proprio questa persona che vi... In realtà sento di più di no, sento che siete voi, questo re di pentacoli. Perché ve lo dico? Perché poi vedo questo diavolo come se entraste nel vostro potere personale. È come qui io vedo le cose, vedo diciamo un'altra prospettiva della situazione piuttosto che della relazione. Può essere che io veda quali sono le mie paure o le paure che mi hanno fatto soffrire, che mi hanno fatto diventare ossessivo con un determinato tema piuttosto che persona, ed è come ok, mi apro, questa persona potrebbe effettivamente arrivare per una comunicazione, mi viene da dire. Avete bisogno di abbassare un po' le difese, vi dico. Ehm, Lasciate fluire un pochettino. Ma non credo che siate voi perché poi arriva il diavolo e sento che... Anzi, andiamo a vederlo. Cavaliere di pentacoli e 5 di coppe. Non so per quanti possa risuonare, ma se fosse una relazione che c'è già stata e questa persona torna dal passato parlandovi di ricominciare, ricostruire, ho la sensazione con queste carte che vi dicono prima di unirvi portate pazienza, aspettate un attimo, perché le carte che spiegano il diavolo mi dicono che c'è poca ciccia da parte di questa persona. C'è poca sostanza, anche se è un cavaliere di coppe, però ho come l'idea che qui voi puntiate ben ad altro. E il cavaliere di pentacoli qui è al contrario, quindi, e c'è anche un 5 di coppe, tra l'altro, sotto. Ehm,
Quindi ho come la sensazione che abbiate bisogno di riprendervi un po' il vostro potere personale, o meglio, eserciterete questo potere personale nei confronti della persona e di conseguenza è un po' come... Tenete presente che il Cavaliere di Pentacoli è un'energia lenta e quando è rovesciato ancora di più. E qui abbiamo anche il 7 di Pentacoli, che è una carta di pazienza, e dov'è? Qua, 4 di spade, che è di nuovo una carta di riposo. Quindi sento come se le cose dovessero rallentare un attimino con questa persona, è un po' come, sì, ok, arriva la bella notizia, la persona rientra, però io sono così in questo momento, ho bisogno di questo tipo di cose, tu me le sai dare oppure no? Se fosse per esempio una questione lavorativa, sento che qui qualcuno inizierà qualche cosa, ragazzi, un progetto, potrebbe iniziare qualche tipo di... molto favoriti sono i progetti inerenti alle comunicazioni o telecomunicazioni o internet, però è un po' come affrontare le vostre paure, affrontare i vostri lati d'ombra, dare un cambio e lasciare andare anche un pochettino il controllo. Offrite quello che avete da dare al mondo e nel caso del Cavaliere di Coppe voi risuoni come un'altra persona, può essere che vi offrano qualche tipo di collaborazione, qualche tipo di nuovo inizio, però anche qui, prima di iniziare, prima di unirvi ufficialmente, mi viene da dire con un qualche tipo di contratto, ehm, iniziate a masticare un pochettino questo cibo, quando poi avete capito il gusto, la consistenza, di che pasta siete fatti, che cosa potete dare con questo obiettivo, allora lì poi, secondo me, si tirano un pochettino le somme. Andiamo a vedere il 4 di spade. Giustizia, aspettate prima di firmare un contratto, la giustizia è al contrario. Fante di coppe e 3 di bastoni. Sì, infatti, prima di firmare contratti, progettate, buttate giù idee, cercate di capire dove siete in equilibrio, dove siete al sicuro, dove vi potete rigenerare. È una carta di guarigione, quindi qui finché non avete le idee chiare, non firmate nessun tipo di contratto, fate controproposte finché ne sentite il bisogno, fino a quando quell'obiettivo, quel progetto non è ben delineato. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Abbiamo il re di bastoni, di nuovo il diavolo e un 2 di pentacoli. Allora, io devo dire che qua, con le carte che abbiamo alla fine, sento che finalmente, come se si compisse un sogno, c'è di nuovo una carta che mi parla di passato, esattamente come i due giudizio che avete e la luna. Dov'è l'altro giudizio? Qua. E due volte il diavolo. Non vi nego che per qualcuno potrebbe essere una tentazione che arriva dal passato. Con questo diavolo potrebbe esserci un terzo incomodo, incomodo no, un terzo. Quindi ragazzi, sento che arriverà una comunicazione, una notizia, una persona per qualcuno che vi farà cambiare la prospettiva, mi viene anche da dire. Potrebbe quasi esserci come un nuovo inizio con questa persona, un nuovo progetto. Le carte vi consigliano semplicemente di capire cosa potete dare voi a questo progetto o a questa persona e che cosa effettivamente questa persona o questo progetto possono dare a voi. Quindi vi invito un attimino ad aspettare, imbastire prima, sapete no, i vestiti quando si fanno, prima si mette il modello sulla stoffa, poi si tagliano tutti i pezzi, poi si imbastisce, quindi si fanno dei punti molli per vedere se più o meno funziona, poi si fa la cucitura vera e propria in modo che durante l'imbastitura c'è ancora il tempo di tagliare gli eccessi di stoffe, modificare, insomma, e poi si fa la cucitura definitiva. Sento che, diciamo, dal secondo mese in poi siete in fase di imbastitura di questo nuovo progetto. Può essere che nel primo mese effettivamente arrivi questo cambio, questa notizia. Tenete presente che con due ruote della fortuna e l'asso di denari e il re di pentacoli anche, potrebbero arrivare proprio soldi, eh? Soldi, eredità, vincite. Di solito con queste carte togliete il re di pentacoli, però con queste tre carte di solito quando arrivano soldi sono tanti e in blocco. Una volta sola, però tanti e in blocco.
Ok. Devo dire che tutto sommato l'idea è che entriate nel vostro potere personale. Avete anche un 2 di pentacoli e quindi non vi nego il discorso che facevo prima. Potrebbero esserci tre energie, anche lavorativamente parlando, e voi dover gestire due o più situazioni. Se siete in coppia, in una coppia stabile, effettivamente ci potrebbe essere una persona che ritorna dal passato, potrebbe essere un collaboratore che avete conosciuto in passato che vi chiede una consulenza per un tot di tempo, anche se voi magari già state lavorando per qualcun altro. Insomma, è come un cioè arrivano delle energie che potrebbero effettivamente essere romantiche o comunque cambiare di prepotenza la visione che avete della vostra vita o delle vostre possibilità in questo momento. Dopodiché qui è come se lasciaste un po' fluire per cercare di appunto imbastire un nuovo progetto e di qui sento come se arrivasse in certo senso il potere personale, il delimitare che cos'è di vostra competenza, che cosa è vicino al vostro sogno e che cosa invece non vi interessa, insomma. Bene ragazzi, andiamo a vedere queste carte per darvi ancora degli spunti di riflessione in più. Queste indicano un qualche tipo di situazione difficile o una difficoltà che magari state vivendo in questo momento. Perché mi è difficile fare una scelta? E qui ritorno anche un attimino al 2 di pentacoli. Adesso vediamo queste che potrebbero identificare una credenza limitante che avete. Perché ho paura di non essere sufficientemente apprezzato o riconosciuto. E ora con l'ultimo mazzo vi do una frase su cui riflettere. Vivo il momento presente e la mia decisione non si fonda su una paura o una presenza del passato. Wow! Vivo il momento presente, il qui e ora, il mio potere personale, mi viene da dire, e la mia decisione non si fonda su una paura o una presenza del passato. Bellissime carte, ragazzi. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli per vedere che cosa vi dicono. Ok. Abbiamo riconosci la sincronicità. E questa carta dice, lezione di oggi. Prendi nota di tutti i successi sincronici, di tutti gli avvenimenti sarebbe sincronici e le coincidenze che succedono oggi. Sii cosciente che nada, scusate, che niente succede per incidente, che niente per caso. L'obiettivo, apprezzi i dettagli divini che si che si tessono in ogni momento della tua vita. E qui fa vedere la fanciulla che sta tessendo una tela. Bel messaggio. Ultimo oracolo. Ultimi due oracoli. Di nuovo un numero 10, ragazzi, la ruota della fortuna è un 10, il giudizio sono 2 10 e ce l'avete due volte, ruota della fortuna, wow, è un trimestre strepitoso. Qui abbiamo sinfonia incompiuta. Vi ricordo che la ruota della fortuna fa anche riferimento al karma. Qui avete la giustizia che è girata al contrario e che anche questa fa riferimento certe volte al karma. Alla legge divina più che tutto, sì, anche al karma, perché il karma è un po' legge divina, no? Quindi ci potrebbe essere, e anche il 2 di Pentacoli, che ha questo 8 dell'infinito, fa riferimento ehm, alle cose che vanno avanti all'infinito, al karma, alle cose che si ripetono.
e qui parla di sinfonia incompiuta, come se ci fosse qualche cosa di cui dovete arrivare alla fine. Il karma dice che ogni volta che noi non apprendiamo una lezione, questa si ripresenta in modo più forte. Ok, quindi è come se vi invitassero a concludere le sinfonie che avete aperte. Io vi direi anche per iniziare quelle nuove in un modo un po' più leggero. E poi abbiamo la carta numero 7 che parla di al mare. Questa carta mi fa venire in mente il fatto che in superficie il mare è calmo, sembra come ci fosse una calma apparente e la barca così, qui c'è una freccia che indica in realtà la direzione è quella del futuro, come l'andare avanti in modo calmo, in modo pacato. Però che cosa succede? In fondo al mare ci sono delle correnti che potrebbero trascinare via. In un certo senso è una carta che sento come ambivalente. Da un lato parla delle correnti profonde che ci sono dentro di noi, dall'altro la calma apparente. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Per quello che riguarda la sezione degli abbonati, anche lì tratto temi come le credenze limitanti, però chiaramente in modo più generico, non è un lavoro personalizzato. E poi sempre nella sezione degli abbonati tratto temi di metafisica, cristalloterapia, insomma metto un po' insieme le conoscenze che ho acquisito in tutto questo tempo e le metto insomma a vostra disposizione. Comunque, se volete dare un'occhiata ai video, ai titoli dei video, giusto per sapere che temi sto trattando, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Quelle sono quelle dedicate agli abbonati. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!